Cretino! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TheGoku94 e oggi siamo finalmente tornati qui per parlare di Mr. Hop Playhouse 3. Oggi scopriremo gli ultimi aggiornamenti e sapere anche forse quando uscirà fuori questo fantastico videogame. Quindi ragazzi, se volete essere aggiornati su questi nuovi contenuti ricordatevi di lasciare un like e un commento qua sotto e se non siete ancora iscritti iscrivetevi, cliccate sulla campanella così verrete aggiornati sui prossimi video. Vediamo per chi... Io adesso quello lo ammazzo, lo stritolo, gli stacco la testa. Bossi ti stacco! Quindi partiamo subito nel vedere, chi non l'ha ancora visto, ma sicuramente l'avete visto tutti, il trailer, per vedere un po', per incentrarci e ritornare ancora su quali potrebbe essere la possibile storia, che ne ho parlato anche nello scorso video. Guardiamo un po' il volume, al massimo. Ah, chi si ricorda questo palo? Eccolo qua, mamma mia! And you will play with us. I will stitch you two back together so I can rip you apart all over again. Mamma mia. Io mi ricordo ancora quando è uscito la prima volta. Ci sono rimasto veramente perché vedere l'entità qua, che adesso c'è proprio questa, dov'è che è? Eccolo qui, mamma mia signori, lo andremo sicuramente ad affrontare nel prossimo capitolo e abbiamo visto anche che ci saranno le nostre due protagoniste, Esther del... dove sono? Che sono scomparse? Siete timide? Dove siete? Dovrebbe essere qua. Ah no, era qua, più indietro, scusate, non ho preso bene. Eccolo qua, Esther e Ruby, le nostre due protagoniste nel nuovo gioco che non si sa ancora quando uscirà. Se noi andiamo nella pagina della community, vedete che qui ci sono alcune informazioni che ha lasciato e soprattutto questo, che mi ha lasciato molto a pensare. Vediamo un po'. Io già vedere questa cosa qua mi ha fatto veramente piangere il cuore, perché mi ha fatto ritornare indietro quando ero bambino e vedendo qui proprio ha una grafica che veramente, cioè, non so come descriverla, mi piace veramente un sacco come è stata fatta. Sicuramente lui, vedendo questa cosa qua, io non so se è all'interno del gioco, però io sto vedendo, visto chi ha giocato a Manor Escape, che l'ho già detto anche nello scorso video, secondo me lui ha preso un pezzo della mappa di Manor Escape e ci ha messo dentro, ha voluto realizzare un test quindi di movimento del personaggio per vedere un po' come andava. Vedete anche l'ombra sotto così, mamma mia, proprio veramente bene. Allora, ritorniamo indietro. Oltre a questo che è veramente inquietante, questo qua, c'è anche questa immagine che dovrebbe essere di Ruby. Vedete questa cosa qua? E qui si vede da questa immagine che Ruby dovrebbe essere, credo, in una scuola abbandonata, perché ci sono questi armadietti dove dovrebbero contenere i vestiti, gli oggetti, i quaderni, i libri degli studenti, così eccetera, e quindi non si sa come mai Ruby si trova proprio qui in questa cosa. Adesso se noi andiamo sulla pagina Twitter sempre di Moonbite, questo invece, se noi andiamo a vederlo, vedete qua, questo qua diciamo un test del personaggio di Esther, dovrebbe essere. Vedete qua un po', cioè guardate che roba del personaggio. Voi credete, sì però non è la grafica, non è The Last of Us, non è Resident Evil. Oh ragazzi, questo qua è un ottimo soggetto realizzato da poche persone e secondo me è fatto veramente bene. Io non so come mai certa gente non ha apprezzato questo, e vediamo questo invece, questo secondo video, dove vedete che lui ha realizzato questo qua è un video in promozione al merchandising che ha aperto dello shop. Però se noi analizziamo proprio bene, guardate qua, qui lo stesso movimento di prima, e poi sta realizzando credo il secondo piano, quindi qui ci sarà un modo per salire. Di qua vedete che qui sta facendo proprio l'animazione del gradino, dei vari gradini, cose eccetera. Quindi adesso bisogna sapere in che luogo verrà svolta questa cosa qua.
E quindi, come ho già detto, secondo me avrà preso spunto da Manor Escape, questa cosa, oppure una cosa che è inventata. Vediamo invece il prossimo video, che è quello più interessante, che dura anche di più, dura una trentina di secondi. Infatti, come mai non ho acceso il volume? Ritorna da capo, per favore. Ecco qua. Allora, questa qua potrebbe essere una cutscene. Vedete che qui proprio si trova in una zona strana, mamma mia, anche il suono che c'è sotto. Ha raccolto una boccetta. Vedete? E qui si trova in un... credo un laboratorio, perché lì sembra un coso di videosicurezza così. E qui, stranamente, c'è Mr. Stripes. Dovrebbe esserci Miss Boo e Mr. Hop, visto che stiamo parlando di dirupi. Analizziamo, vedete, questa qua è una zona. Vedete che questa qua dovrebbe essere, allora, o in una scuola. Però ci sono tutti questi armadietti, potrebbe essere anche un qualcos'altro, potrebbe essere una fabbrica abbandonata, un ospedale, o chi lo sa che cosa potrebbe essere tutta questa cosa qua. Vedete, raccoglie questa boccetta e quindi lei si allontana man mano. Qui c'è un quadro che non saprei cos'è, a me sembra tipo una mazza da baseball, oppure sembra del grano con dei paletti di legno, così eccetera. Ecco qui, questo è quello interessante. Qui, questo dovrebbe essere una zona della security, quindi di sicurezza. Qui dovrebbero farsi vedere delle telecamere, quindi essendoci tante telecamere, opzione scuola potrebbe essere di meno, quindi potrebbe essere un ospedale oppure una fabbrica di chissà che cosa stanno lavorando. Qui c'è poi anche un pacchetto sopra questa cosa che è illuminata da questa luce che si trova sul soffitto, dove c'è Mr. Stripe, e non so che cos'è questa cosa qua, potrebbe essere una scatola del giocattolo. Qui l'animazione a me piace veramente un casino. Qui, vedete, a me sembra tipo una zona, non d'attesa, però una zona dove dovrebbero esserci quelli della security, della sicurezza. Qui le piante che sono proprio mal ridotte, mamma mia sta roba qua. E qui abbiamo Mr. Stripes, eccolo qui, che chissà come mai c'è dentro, quindi essendoci Mr. Stripe forse lo sviluppatore vuole farci credere che magari oltre a Ruby potrebbe esserci anche Isaac, non lo so, potrebbe anche essere, non si sa. Partiamo nelle ultime immagini, voglio soffermarmi su questa immagine. A me piace tantissimo questa citazione: abbandonate tutte speranze a coloro che entrate. Chi si ricorda, grandissimo Dante Alighieri, all'entrata dell'inferno. Incominciamo ad analizzare questa schermata. Allora, questa cosa qua noi ce la ricordiamo, dovrebbe ricordarci il sottomondo, quindi l'Underworld di Mr. Hop Playhouse 2, con le pareti qua tutto intorno. Qui allora non so se questa in realtà è un'entrata che ci fa o un'uscita, ma credo che sia un'entrata, quindi lo sviluppatore è passato attraverso questa porta e poi si è girato. Magari è un punto in cui ci permette di viaggiare all'interno di vari mondi, oppure nel passare attraverso nel sottomondo dell'Underworld. Qui ci sono i tasti, quindi nel muoversi, cose eccetera. E poi dopo c'è questa porta, c'è questa cosa qua, o è un armadietto per nasconderci, però io questi simboli l'ho già visto in Manor Escape. Vi ricordate che bisognava prendere questi tre simboli, uno d'argento che era raffigurato Mr. Hop, uno era arancione che era raffigurato Mr. Stripe e uno rosa raffigurata Miss Boo. Quindi magari questo, invece di essere un arbaletto dove nascondersi, potrebbe essere invece in realtà qualcosa che noi dobbiamo cercare all'interno di questa casa, in questa struttura. Non lo so, queste qua sono tutte tante varie teorie. E come personaggio abbiamo Ruby. E questa cosa qua a me mi fa veramente pensare su cosa potrebbe essere questa cosa. Partiamo sull'ultima immagine che ha pubblicato il 24 febbraio, quindi vuol dire che è da più di un mese che non pubblica, che è la figura di Mr. Stripe, fatta in un modo veramente inquietante, solo la parte sotto degli occhi. Lei lo sapeva dopo tutto questo tempo. Che cosa vuol dire questa frase? Lei lo sapeva.
lo sapeva da tutto questo tempo, sapeva che cosa. E poi di chi sta parlando? Sta parlando di Ruby? Oppure sta parlando di Esther? Nel senso che magari Ruby trova il pupazzo di Mr. Stripe e Mr. Stripe gli comunica questa cosa dicendo che lei sapeva tutto questo tempo. Quindi potrebbe essere che forse in realtà Esther poteva avere anche tutti i 3 pupazzi. Potrebbe anche essere che oltre a Mr. Hobb ha voluto conservare anche gli altri 2 e quindi Mr. Stripe ha voluto avvisare Ruby di questa cosa. Questo mi fa veramente pensare. Non ci sono altri aggiornamenti. Per la data non si sa ancora niente. Se il primo videogame Mr. Hobb Playhouse, che lo potete trovare su Steam gratuitamente, è stato pubblicato nel 2019, Mr. Hobb Playhouse 2 nel 2021, quindi l'anno scorso, è un po' meno improbabile che possa uscire quest'anno. Vedendo che lui ha pubblicato anche Mr. Hobb Manor Escape, che era uscito, se non sbaglio, a ottobre, quindi 2 o 3 mesi dopo l'uscita di Mr. Hobb Playhouse 2, magari vuol pubblicare Mr. Hobb Playhouse 3 sempre forse in quest'estate, oppure in autunno di quest'anno, perché sicuramente ho visto che sta lavorando insieme ad altre persone, quindi ha fatto proprio una squadra di montaggio, di progettazione, proprio di modellazione 3D, così tutto quanto. Quindi adesso vedremo. Cercherò di essere aggiornato. Lo so che siete anche voi ragazzi che mi avvisate e avviserete se ci sono altre cose, infatti, perché io mi ricordo che l'anno scorso mi avete scritto guarda che è uscito Mr. Hobb Playhouse 2, vallo a provare. Quindi ragazzi, non preoccupatevi, perché quando uscirà fuori Mr. Hobb Playhouse 3 lo porteremo sicuramente su questo canale. Quindi signori, questo era un piccolo video nel aspettare Mr. Hobb Playhouse 3. Questi sono tutti, diciamo, gli ultimi aggiornamenti riguardanti questo fantastico videogioco. Scopriremo quando uscirà fuori, quindi non preoccupatevi che cercherò di informarmi sempre più possibile su questa cosa. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere potete lasciare un mi piace e un commento qua sotto, e se ragazzi se volete discutere su questo videogame potete farlo tranquillamente nei commenti, perché sapete che io rispondo a tutti i vostri commenti e quindi magari potremo parlarne in una discussione su quello che noi parleremo al di sotto di questo video. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, e se non l'avete ancora fatto potete farlo tranquillamente qua sotto e cliccate anche sulla campanella, così verrete aggiornati sui miei prossimi video. E noi ragazzi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bye ragazzi!